Cosa fa un architetto? L'architetto fa parte genericamente della categoria dei progettisti. L'architetto progetta spazi urbani, spazi per il lavoro, per il tempo libero, spazi domestici e così via. Quindi si può partire da una scala territoriale fino ad arrivare ad una scala di dettaglio. Quindi l'architetto pensa a come creare gli spazi e a come utilizzarli. Il processo lavorativo presuppone una serie di fasi. La prima è quella dell'analisi del contesto di riferimento, delle normative, delle risorse disponibili. Poi si passa alla progettazione vera e propria, che può essere svolta utilizzando strumenti di vario tipo, fino ad arrivare, se queste prime due fasi hanno prodotto i risultati attesi, al cantiere. In questa fase l'architetto è chiamato a fare in modo che il progetto prenda la forma immaginata e risponda alle aspettative stilistiche, strutturali e formali. La capacità di coordinare tutte queste fasi è direttamente proporzionale alla buona riuscita di un'opera di architettura. Dove operano gli architetti? Gli architetti operano all'interno di uffici attrezzati per svolgere la pratica professionale, quindi uffici con scrivanie, sale riunioni, sale per ricevere clienti e nel migliore dei casi ci sono dei laboratori per la prototipazione e la modellistica. Si può lavorare da soli, anche se la eterogeneità delle mansioni da svolgere suggerisce una collaborazione con altri architetti o con consulenti specifici. E oltre a queste figure professionali ne sono coinvolte altre nel processo lavorativo, come le imprese di costruzione, i rivenditori, gli artigiani, i tecnici degli enti, quindi c'è un confronto continuo con altre figure professionali. E questo confronto continuo comporta anche una serie di spostamenti, di sopralluoghi, di trasferte, quindi è un lavoro potenzialmente molto dinamico. E il suo programma o carico di lavoro? Può descriverlo? Il mio programma lavorativo prevede di affrontare la maggior parte delle mansioni in modo autonomo, comunque avvalendomi di collaboratori e consulenti specifici rispetto a particolari tematiche. Ovviamente nell'ambito di accettazione di più incarichi contemporaneamente, le tre fasi lavorative di analisi, progettazione e direzione dei lavori si intrecciano continuamente. Generalmente queste tre fasi si equiparano in termini di impegno e di tempo dedicato. Pertanto il programma lavorativo viene gestito in base alle scadenze ed è in continuo divenire. Il carico di lavoro è comunque molto impegnativo. Quali sono le competenze più importanti che un architetto dovrebbe avere? Oltre a quelle specifiche che riguardano un ambito più puramente tecnico, scientifico e normativo, una competenza molto importante la legherei alla capacità di prevedere che cosa succederà durante i processi lavorativi, che impatto avrà il progetto sul contesto, prevedere tutte le spese. La capacità di previsione è legata ad aspetti sicuramente culturali, ad attitudini personali, ma in realtà è molto legata alla conoscenza dei processi. Più si conoscono i processi lavorativi, più si ha un controllo del progetto e più quindi si avrà la capacità di prevedere. Quali sono i tratti caratteriali più importanti che un architetto dovrebbe avere? Prima di tutto la tenacia, che all'interno del processo progettuale è fondamentale. Possono nascere una serie di difficoltà durante il percorso progettuale e realizzativo e se non si ha tenacia si rischia di vanificare tutto. Oltre alla tenacia, in qualche modo legata ad essa, serve pazienza. La pazienza sia nell'affrontare i rapporti con le altre figure professionali, sia anche nella gestione degli eventuali problemi che si vengono a creare lungo il percorso. Com'è stato il suo percorso accademico fino a quando non è diventato un architetto? L'approccio con l'università è stato caratterizzato da grande curiosità, anche perché provenivo da studi classici e quindi sapevo di non avere una base tecnica particolarmente valida. In realtà credo che gli studi classici mi abbiano aiutato molto nella scelta di un metodo di studi e nella capacità di ragionamento. Il percorso accademico invece è stato molto lineare, fino a quando non ho iniziato a frequentare lo studio ancora da studente di un architetto che stimavo molto e che stimo molto tuttora, il quale ha in qualche modo accelerato la mia volontà di chiudere il processo universitario per immettermi
in quel mondo del lavoro di cui avevo iniziato a sentire il profumo. In ogni caso il percorso accademico è stato molto appassionante e molto divertente. Quanto guadagna in media un architetto? È ovviamente molto difficile stabilirlo, soprattutto quando si parla di libera professione in un mercato così dinamico come quello dell'architettura. Per dare delle cifre si può partire da una media di 500 euro al mese per l'architetto senza esperienze fino ad arrivare alle cifre astronomiche degli studi professionali noti e importanti che riescono ad attirare incarichi prestigiosi. Se vogliamo dare una media credibile in Italia per un architetto che svolge la libera professione, si può dire tra i 2.500 e i 3.500 euro mensili. Mi dica una cosa che le piace di più del suo lavoro e una che non le piace. Mi piace la varietà dei luoghi frequentati, delle attività svolte, delle persone che si incontrano, delle varie figure professionali coinvolte all'interno del processo lavorativo, anche se questo aspetto può portare anche confusione e stress, quindi dall'essere una caratteristica positiva può diventare anche una cosa che non mi piace affatto. Invece la caratteristica che preferisco, che amo maggiormente, è la possibilità di progettare. E in particolare mi piace la fase in cui dal disegno si passa a oggetti reali, a spazi reali, quindi dall'immaginazione si passa alla realtà e questa trasformazione porta con sé sempre una grande emozione ed è una bella sensazione quando la realtà soddisfa le aspettative e anzi magari quando con un po' di fortuna è addirittura migliore.